Salve, benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a fare l'unboxing ed a descrivere un orologio di provenienza cinese, un orologio dal rapporto qualità-prezzo incredibile che al termine, quando tireremo le conclusioni, vedrete che sarà sicuramente molto molto interessante. Iniziamo dall'unboxing. Il brand è Aikin. Aikin è uno delle decine di brand cinesi, tanto per citarne qualcuno, Beniar, Pagani Design, che nel corso del tempo si sono fatti un'ottima reputazione e hanno migliorato molto la qualità costruttiva, mantenendo dei prezzi tutto sommato accessibili. La confezione è in cartone spesso. Apriamola, vediamo il contenuto. Abbiamo uno strumento per regolare il cinturino, uno strumento in plastica molto economico ma che svolge egregiamente il suo compito. Della gomma piuma di protezione. Una pezzuola per togliere eventuali impronte e lucidare l'orologio, un manuale di istruzioni molto semplice ed ecco qua l'orologio in questa bustina di plastica. Ho già tolto le protezioni, arriva con la protezione del bracciale e la protezione della chiusura, le ho già tolte perché ho voluto provarlo qualche giorno. Questo è un modello che è un omaggio al forse uno dei più famosi orologi classici ed eleganti al mondo, che è il Rolex Datejust. Andiamo a vederne le caratteristiche. Abbiamo una cassa di 38 mm, la carrure è lucida, la corona lucida senza loghi, il quadrante è un classico quadrante senza numeri incisi ma con gli indici a barretta. Sono riportati il marchio Aikin, la data 1887 che sembrerebbe sia la data di creazione del brand, ma avrei qualche dubbio a riguardo. Poi l'indicazione automatic, quindi muoviamo le lancette. Avete visto, ho bloccato il movimento, cioè questo è un movimento automatico dotato di hacking, quindi la lancetta di secondi si è bloccata e posso quindi regolare l'orologio al secondo. Ho spostato le lancette per vedere meglio la scritta, ecco la scritta automatic, 21 gioielli, cioè 21 rubini sintetici. Quindi l'hacking è molto comodo, la lancetta si è fermata per poter far ripartire, ecco, il movimento esattamente e da dove lo abbiamo stoppato per allinearlo a un riferimento, quindi a un orario, magari l'orario del telefono.
e così poterlo regolare con precisione. Abbiamo una data ad ore 3. Ecco qua. La lente ha un ingrandimento tutto sommato accettabile, la lente ciclope, quindi si vede discretamente bene andiamo a vedere ecco la data. Andiamo a vedere lo scatto rapido della data, come avviene. Vediamo, arriviamo alla mezzanotte, vedete si sta caricando. È tutto sommato molto vicino alla mezzanotte, quindi uno scatto direi piacevole. Lo facciamo ripartire e questo quadrante nero si addice molto bene a questa finitura acciaio e oro. Vedete il quadrante nero ha tutte le sfere degli ore, minuti e secondi, ma anche gli indici in oro. Ovviamente è una colorazione che richiama il pregiato metallo. Qui l'oro non è oro, ma è tutto sommato molto ben realizzato, una colorazione che richiama molto l'oro, non è una colorazione troppo artificiale. E quindi abbiamo questa lunetta zigrinata in color oro, abbiamo questo bracciale Jubilee molto morbido, tutto sommato ben realizzato, vedete una finitura lucida, una chiusura con questo pulsante di scatto laterale che permette di aprirla facilmente. Abbiamo detto 38 mm il diametro della cassa, uno spessore di 12 mm e un peso di 98 grammi, quindi non troppo leggero ma neanche eccessivo. Andiamo a vedere il fondello è trasparente, presenta l'indicazione del modello 8515. Ecco, è possibile vedere il movimento automatico, direi abbastanza preciso. Durante questi giorni di utilizzo ha perso dai 15 ai 20 secondi al giorno, quindi tutto sommato abbastanza preciso. La carica dura sufficientemente, siamo vicini alle 48 ore. Ovviamente indossandolo si mantiene la carica essendo un movimento automatico. Quindi questo fondello decisamente piacevole da vedere, con queste scritte sul bordo della finestra, scritto Automatic, ovviamente la scritta stainless, cioè quindi abbiamo un acciaio inossidabile e il modello, eccolo qua, 8515. Contrappeso che ricarica l'orologio. Questo è un orologio che ho acquistato su Amazon
ad un prezzo di inferiore ai 40 euro durante il Prime Day, più precisamente 36 euro. Allora, per 36 euro non si può chiedere di più. Il rapporto qualità-prezzo secondo me è veramente incredibile. Vediamo come sta il polso. Io ho un polso da 18 centimetri. Devo regolare il bracciale, cosa che farò in uno dei prossimi video. Ecco, un polso da 18 centimetri, questa cassa è perfetta, sta perfettamente al polso. Il bracciale è molto morbido, ha una ottima morbidezza delle maglie che lo rende confortevolissimo. Le lancette al buio si vedono più degli indici, però comunque sia l'illuminazione di indici e lancette non è eccezionale, ma si riesce al buio assoluto a distinguere l'ora. Viene dato questo orologio per una resistenza all'acqua di 30 metri. Io direi che può essere utilizzato normalmente può prendere anche un po' d'acqua così, ma non è adatto naturalmente a fare immersioni in mare o comunque neanche nuotate in piscina. Andiamo a vedere il bracciale. Il bracciale ha un diametro, una larghezza, scusate, di 20 mm, però è comunque ha una, vedete questa flessibilità che lo rende confortevolissimo, morbidissimo, lateralmente è lucidato, quindi un bel effetto lucidato, e si può regolare togliendo queste maglie. Poi lo vedremo, ecco, in un prossimo video regoleremo il bracciale e vedremo come fare utilizzando anche questo strumento che è dato in dotazione, è molto semplice, vedremo come fare. La pezzuola è molto utile per poter togliere impronte, segni ecco, di grasso, comunque che si possono vedere facilmente quando si tratta di una cassa lucida. Quindi è molto comodo avere questa pezzuola. Nella chiusura è indicato il marchio. Di questo modello esistono alcune varianti. Se non apprezzate l'acciaio e oro, come di questo modello, esistono versioni tutte in acciaio, quindi non c'è questa colorazione oro, ma sono identiche, solo che dove vedete oro avrete acciaio, quindi completamente color acciaio, e con quadranti di colori diversi, blu, bianco. E alcuni modelli hanno anche, al posto degli indici a barretta, come in questo modello, hanno delle pietre che sono dei piccoli brillantini che lo rendono ancora più lussuoso. Dipende dai gusti. Io preferisco gli indici come in questo modello. In conclusione,
Per una cifra di 40 euro, anche meno durante il periodo delle offerte, potete acquistare un orologio meccanico, automatico, molto elegante, molto bello direi, con una costruzione tutto sommato di qualità. Fa bella figura al polso e potete usarlo in maniera del tutto rilassata, senza pensieri di alcun tipo. Per avvicinarvi al mondo dell'orologeria, questo credo sia un ottimo acquisto. Se volete acquistare il vostro primo orologio meccanico con una cifra ridicola, potete portarvi a casa un primo orologio meccanico con cui avvicinarvi al mondo dell'orologeria e un giorno potrete dire: ho iniziato con questo modello. Poi dopo si fa in tempo a salire di spese, andare a comprare anche modelli di alta orologeria. Per chi vuole iniziare e portare al polso soprattutto, utilizzare un orologio. Molto spesso chi acquista orologi di lusso, orologi da migliaia di euro, poi li tiene chiusi in cassaforte. E invece questo è un oggetto che voi potete utilizzare senza pensieri, senza paure, comunque portando al polso un orologio meccanico e iniziando a capire come questi orologi funzionano. Quindi capire come regolarlo, come vedete la carica, posso dare la carica manualmente. Se lo trovo completamente fermo, il mio consiglio, che lo avete lasciato in un cassetto per qualche giorno, il mio consiglio è sempre quello di caricarlo, dare una ventina di giri della corona, 20 anche 30, e poi utilizzarlo. E se lo utilizzate costantemente tutto il giorno, un'attività, una vita non sedentaria, ma una vita normale, vi muovete, camminate, usate, ecco, questo orologio terrà la carica, essendo automatico. Per questo video è tutto, lasciate un like se vi è piaciuto e, molto importante, iscrivetevi al canale, dandomi così un grosso aiuto per crescere e potervi presentare sempre nuovi modelli e nuovi video. Grazie per l'attenzione, un saluto da Chris.